Ciao e benvenuti o benvenute sul mio canale, sono Marco, sono uno sviluppatore e oggi ti spiego perché non di utilizzare mai più PHP-Admin. Prima di partire con il video ti chiedo magari di iscriverti al canale se questi contenuti ti interessano, a te non costa nulla, a me dai una grande mano per far crescere questo progetto. Ovviamente se il contenuto ti piace durante la visualizzazione lascia anche un like, non fa mai male. Ti ringrazio. Partiamo col dire che cos'è PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin è un'interfaccia grafica tramite browser per poter gestire il nostro database o i nostri database, ovviamente. Si installa semplicemente tramite FTP oppure c'è la possibilità di caricare questo file sul server, si installa e abbiamo a disposizione un'interfaccia grafica, una GUI tramite browser per poter gestire le nostre basi dati. Se sei uno sviluppatore con StackLamp, sicuro al 100% hai avuto a che fare con questo software, con questa web app, come la vogliamo chiamare. Partiamo con i pro. È gratuito e open source, per me questi sono due grandi pro. È facile e si installa davvero in un attimo, lo si carica in una sottocartella su un sito, lo si configura, 10 minuti siamo pronti per poter interfacciarci graficamente con i nostri database. Passiamo ai contro però, che secondo me ovviamente valgono tanto, è lo scopo di questo video. Per potersi collegare ai database ha bisogno di due risorse molto importanti, il web server e un interprete PHP. PHP-MyAdmin è scritto in PHP. Quando noi andiamo a utilizzare PHP-MyAdmin stiamo impegnando due risorse che devono essere utilizzate, devono essere sfruttate per gli utenti del nostro sito o i clienti di uno shop. Quindi risorse fondamentali, soprattutto se sono risicate per quanto riguarda degli hosting non molto costosi. E questo ci porta al secondo contro. Siccome utilizza il web server e l'interprete PHP per poter funzionare, siamo limitati con le configurazioni di queste due risorse. Quindi nel caso in cui ci sono dei limiti di timeout, di risorse impiegate per l'interprete PHP a livello di RAM, se vogliamo fare delle operazioni di dump tipo un export o un import di database importanti 500-600 mega, 1 giga, 2 giga o di più, e lì diventa impossibile utilizzare PHP-MyAdmin per queste cose e lì parte proprio il calendario. Ci sono delle valide alternative che adesso vi faccio vedere per poter fare tutte le operazioni senza doversi preoccupare di andare in timeout con il web server. Terzo, ultimo ma non meno importante, si lascia sempre comunque una porta aperta, poi ovviamente in base alle configurazioni del server, però può capitare che comunque questo PHP-MyAdmin sia accessibile in modo molto semplice. Quello che si è fatto e che ho visto fare ancora è creare una cartella, una sottocartella nel sito, chiamarla PHP-MyAdmin o al più PMA, e quello è un punto di accesso molto facile per eventuali intrusi. Le alternative, vediamole un po'. Allora, ve ne elenco alcune, ve le lascio ovviamente in descrizione. Abbiamo SQL Ace su macOS, io lo utilizzo sempre, ADSQL o IDSQL che utilizzo su Windows, MySQL Workbench, multipiattaforma, dbeaver, multipiattaforma open source e gratuito, anzi tutti e quattro di questi software che vi ho elencato sono gratuiti. Perché vi consiglio queste applicazioni piuttosto che PHP-MyAdmin? Perché queste applicazioni, ma come tante altre in realtà, bypassano la parte di web server e di PHP e si connettono direttamente con i database. Quindi non andiamo ad impegnare quelle risorse che sono destinate per la navigazione della nostra applicazione, del nostro sito web, del nostro shop. Vi faccio vedere SQL Ace, ma la configurazione è più o meno simile per tutti. Si crea una nuova sessione, una nuova configurazione, si mette un host, si mette un nome utente, una password, un database, la porta e ci si collega. Dopodiché si ha accesso al database o ai database in base all'utente e si possono fare tutte le operazioni che fate con PHP-MyAdmin senza correre il rischio di andare in timeout o non riuscire a fare determinate operazioni. Inoltre questi software vi permettono anche di avere uno storico delle query fatte, vi permettono alcuni di anche visualizzare le relazioni dei vostri database, sono un po' più strutturati tipo MySQL Workbench. Adesso però mi direte come mi collego al mio database online. Mi riferisco online, in locale semplicissimo, lo si installa localhost, password root o root e non si inserisce la password, quindi in locale non è un problema, di solito è già possibile farlo.
Online però il nostro server, la nostra soluzione hosting, di solito abbiamo due software, o un Plesk o un cPanel, salvo infrastrutture e configurazioni più complicate. In questi due pannelli, in Plesk ad esempio, andiamo nei database, clicchiamo sul nome dell'utente e in basso troviamo consenti solo connessioni locali, consenti connessioni da tutti gli host, questa vi sconsiglio questa opzione, e consenti connessioni locali, consenti connessioni solo da determinati host. Qui inseriamo l'indirizzo IP, salviamo e abbiamo la possibilità di collegarci. In cPanel andate nel gruppo database, MySQL remoto, inserite il vostro host, salvate e avete la possibilità di collegarvi al database dall'esterno. Attenzione però, perché una volta fatte le operazioni, mi raccomando, ripristinate il tutto, ossia fate in modo che quell'utente si collega unicamente con connessioni locali in Plesk, togliete l'host in cPanel. In questo modo state più sicuri, fate le operazioni che dovete fare per il tempo necessario, dopodiché ripristinate. Se siete dei puristi e vi piace smanettare con i file di configurazione, quindi non avete uno di questi due pannelli o altre cose, nel file di configurazione di MySQL, il myCNF, MySQL CNF, eccetera, commentate il settaggio bind address 127001. In questo modo MySQL accetta connessioni dall'esterno, però dovete anche vedere un attimino il firewall per aprire la porta e consentire la connessione dall'esterno. Nel caso in cui non trovate queste configurazioni nel Plesk e nel cPanel, è probabile che il vostro hosting provider le abbia nascoste. Contattatelo se avete necessità di accedere al database dall'esterno e capite come fare. Se non ci sono soluzioni, o dovete passare a un altro servizio, magari anche un po' più costoso, un semi-managed, danno tante opzioni hosting provider, oppure cambiare addirittura hosting provider. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie per essere arrivato fin qui o per essere arrivata fin qui. Ti rinnovo l'invito magari a iscriverti al canale se questo contenuto è piaciuto. Come prima, non ti costa nulla, a me dai una grande mano. Anche qui, se ti è piaciuto, un like per me è importantissimo. Ti aspetto nei commenti nel caso in cui mi vuoi chiedere qualche altra cosa, hai qualche dubbio, oppure vuoi esprimere un parere di come ti colleghi tu ai database MySQL, MariaDB, eccetera, come gestisci queste cose e quali inconvenienti hai incontrato con PHP MyAdmin. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!